Siamo qui a Medjugorje, come ti chiami? Paola, Di dove sei? di Napoli. Quante volte sei stato a Medjugorje? Non si contano più, sono venuta la prima volta nel 2008, più di 40 volte. E hai partecipato ad un show televisivo in Italia, perché ti sei fermato? Allora, io ho partecipato, sì, dopo la laurea, ho contemporaneamente a un programma televisivo, Canale 5 con Maria De Filippi e mi sono iscritta tramite una mail, ho partecipato a questo programma perché cercavo l'uomo della mia vita. Volevo trovare l'amore, volevo cercare un fidanzato. Sono stata lì per tanto tempo, per 4 anni. Ho raggiunto anche abbastanza anche la notorietà, mi riconoscevano per le strade e proprio perché mi riconoscevano, una signora mi ha fermata dicendomi: "Ah, ma tu sei quella di Uomini e Donne?" E io ho detto sì, cioè io ti voglio far conoscere mio figlio. Questa signora adesso non c'è più, è in cielo, si chiama Tina ed era la mamma di Luciano, anche lui non c'è più, era un ammalato di SLA. A 26 anni ha saputo di avere questa malattia e lui mi seguiva in televisione, mi seguiva e mi ha voluto far conoscere un gruppo di preghiera dove io abito a Napoli, a Pianura, al vocazionario di Don Giustino con il mio padre spirituale che si chiama Vittorio Zeccone. E ho conosciuto loro e grazie a loro io ho lasciato la mia vita passata, quella diciamo fatta un po' di vita un po' più superficiale e, e io non mi sentivo felice totalmente, non avevo una vita piena, nonostante io alla mia età giovane di 25 anni avevo tutto, anche tanti soldi. E grazie a Dio e grazie a Luciano io ho iniziato questo percorso di preghiera. Il mio padre spirituale sempre diceva la giornata della gioia, Medjugorje, nelle omelie e quindi io mi sono incuriosita perché non sapevo pregare e sono venuta con loro per la prima volta a Medjugorje nel 2008. E per questo poi mi sono fermata e ho lasciato tutto perché una volta che sono venuta a Medjugorje la Madonna ha messo nel cuore tutto quello di cui io avevo bisogno. E quando hai sentito parlare di Medjugorje, che cosa hai pensato? Allora, io ho sentito parlare di Medjugorje. Allora, io conoscevo Lourdes, non conoscevo Medjugorje, conoscevo Lourdes. E quindi in questo periodo che io insomma ero un po' alla ricerca, no? Perché ero triste, volevo qualcosa di più, chiedevo al Signore, ti prego, fammi sentire utile, dona un cuore più gioioso. Sono andata a Lourdes, però sotto la grotta di Messabielle la Madonna mi diceva anche Medjugorje, dovevo imparare a pregare con il cuore e quindi io sono venuta a Medjugorje e con la preghiera continua, con la messa, con la parrocchia, con l'adorazione ho imparato ad aprire il mio cuore e quindi anche se io non conoscevo Medjugorje. Cos'è Medjugorje per te dopo essere stato qui? Ah, sì. Allora, Medjugorje per me è tutto, è vita. Medjugorje è risurrezione, Medjugorje è preghiera, Medjugorje è pace, Medjugorje è amore, è unione con la mia famiglia, Medjugorje è tutto. Io non posso vivere oggi senza Medjugorje. Wow. E Padre Pio diceva che il rosario è l'arma del nostro tempo. Perché è così? Allora, senza la preghiera del rosario non si può vivere la quotidianità. Allora, qui a Medjugorje è facile pregare perché qui è sempre preghiera. Quando torni a casa è Medjugorje vera, c'è la lotta, c'è il combattimento. Appena apri la porta di casa, tutte le difficoltà, il rapporto con il marito cambia, il rapporto con la suocera cambia, con i stessi fratelli e sorelle e con la preghiera del rosario tutto si può perché sgranando quei granellini riesci a ritrovare la stessa pace che la Madonna ti insegna qui. Io ho imparato qui con la Madonna di Medjugorje, con la Regina della Pace ho imparato a pregare perché io non sapevo nemmeno che cosa fosse. Per me il rosario era una corona, cioè era una cosa per abbellirti, ma non aveva un significato profondo. Oggi piano piano, nonostante anche
molto spesso ci sono delle cadute anche a casa perché non è facile, soprattutto a casa, però quando ritroviamo, diciamo, l'unione in famiglia e prego insieme a mio marito il Santo Rosario con i messaggi della Madonna, ritroviamo tutto lo spirito che c'è qui e non si può fare a meno. E sapete che a Medjugorje la confessione è un punto centrale. Cosa significa per te la confessione e perché non temerla? Allora, la confessione per me oggi è liberazione, è guarigione del cuore. Per me la confessione e soprattutto a volte la Madonna qui dice almeno una volta al mese, però spesso se riesco io appena sento la necessità di pulire il mio cuore corro dal sacerdote grazie alla Madonna qui a Medjugorje, al mio padre spirituale, ho capito che bisogna comunque avere un sacerdote non fisso, però che ti conosce perché ti può dare delle indicazioni importanti per la tua vita, non venire solo a Medjugorje e scaricare tutto, poi tornare a casa e ritornare nel peccato. No, bisogna essere veri, sinceri, onesti con se stessi, aprire il cuore e pulirlo da tutta la sporcizia. E la prima volta che io mi sono confessata è quando ho conosciuto proprio Gesù grazie a Luciano, questo ragazzo ammalato di cui parlavo prima. Ho sentito proprio la necessità perché mi sentivo vuota e con la confessione piano piano si è aperto il mio cuore, quindi per me la confessione è fondamentale. Wow. E hai ricevuto una guarigione personale o una conversione più profonda qui in Medjugorje? Medjugorje mi ha salvata, la Perché? Madonna mi ha preso per i capelli. La Madonna mi ha preso per i capelli con le salite in collina, con la salita sul Križevac. Io tutti i giorni ho ricevuto questa grazia della liberazione e della guarigione. La guarigione dal mio egoismo, la guarigione dalla mia tristezza, la guarigione dalla mia depressione, la guarigione anche da tutte quelle cose che sono state per me importanti. Io ero molto attaccata magari ai vestiti, a tutte le cose diciamo, come dire, che una ragazza per la vanità comunque è legata, no? E piano piano ho capito che tutte queste cose per me non erano importanti, ma la bellezza del cuore è quello che conta di più. E fortunatamente, grazie a Dio, ho incontrato anche un marito che non se ne frega di tutto questo, ma mi guarda dentro. E quindi questo, la guarigione più importante che ho ricevuto è stata questa. Vivere dell'essenziale nella semplicità, non correre più. Io prima ero sempre che correvo. Adesso piano piano sto imparando a vivere un giorno alla volta. Anche tanto, adesso questo me la stavo dimenticando, invece è importante, spesso capita che sono arrabbiata. Ecco, con la confessione, con la preghiera, sto guarendo anche da questa emozione che non riesco a gestire, perché in famiglia anche io ho avuto 2 genitori che mi hanno insegnato, tra virgolette, ecco, a comunicare così e quindi tendenzialmente sono portata umanamente ad arrabbiarmi e invece Medjugorje sta guarendo anche questo lato mio un po' più irascibile, ecco. Tante guarigioni. Molte persone pensano che Dio Padre sia un vecchio arrabbiato che aspetta che commettiamo un errore e poi è felice di mandarci all'inferno. Questo non è vero. Come sta davvero Dio Padre? Questa domanda è molto bella, molto profonda. Allora, Dio Padre è amore, è tenerezza, è abbraccio. Io veramente ho perso anche mio papà terreno con la SLA dopo 10 anni che ho conosciuto Luciano. La stessa malattia di Luciano è venuta a mio padre. Mio padre non era cioè era credente ma non praticante e grazie a Medjugorje e grazie
tra virgolette, alla chiamata che io avevo ricevuto, mio padre si è confessato prima di morire e lui diceva solo quando mi confesso sono felice, mio papà. E mio papà non era. E quindi io ho visto in tante persone che Dio Padre non giudica, è quello che è il demonio che ti fa pensare che è un Dio cattivo, è un Dio che giudica, ma non è possibile questo, perché è tutto amore, è tutto perdono, e non ci sono parole. Sì. E perché sei cattolica tu? Oggi sono cattolica per scelta. Mia mamma e mio papà mi hanno cresciuto con i sacramenti, anche loro sono cattolici, ma ripeto, mio papà si è confessato poco prima di morire, mia madre ancora oggi fa un po' a cazzotti con la fede. Allora, dicevo, mia mamma e mio papà mi hanno battezzata, mi hanno fatto fare la prima comunione. Io ho vissuto la prima comunione quasi come un matrimonio, perché mio padre mi ha fatto una grande festa quando avevo 10 anni. E poi sono cresciuta con le suore, perché abitavo in un quartiere di Napoli molto difficile. Le suore quindi hanno tanto seminato, la domenica andavo sempre a messa ma quando ero piccolina. Poi dopo l'adolescenza e dopo la cresima, la confermazione, ho abbandonato un po' come succede spesso con gli adolescenti, perché poi la chiesa era vuota di giovani, era soltanto piena di anziani e quindi io dicevo Gesù è triste, io non mi scoccio, voglio vivere la mia vita così nelle cose. E invece poi, ecco, dopo la trasmissione io l'ho rincontrato e sono diventata quello che poi Dio già aveva seminato nel mio cuore, una cattolica praticante innamorata di Gesù. Perché io ho incontrato il vero amore con Gesù. Dopo tutti i miei fidanzamenti, diciamo così, sbagliati, perché io incontravo sempre ragazzi, andavo alla ricerca di dipendenze affettive, perché io avevo questa dipendenza, sono ancora abbastanza emotivamente fragile e quindi mi attaccavo, diciamo, ai fidanzati. Invece con Gesù ho imparato che il vero amore è sentirsi liberi. E quindi questa è stata la vera rivoluzione poi in realtà che mi ha dato anche la possibilità di vedere mio marito e di dire sì a lui e quindi poi ecco, essere cattolici praticanti per me è come andare sempre, come sposarsi tutti i giorni con il fidanzato che ami di più. Questo è una gioia. Dopo la confessione, la nostra fede insegna che siamo in stato di grazia e possiamo ricevere l'Eucaristia. Sembra che la gente non capisca cos'è l'Eucaristia. Allora, anch'io all'inizio non capivo cosa fosse l'Eucaristia, non solo la confessione. La confessione ho sentito subito l'esigenza quando ho incontrato il Signore attraverso Luciano, la necessità di confessarmi, però l'Eucaristia, soprattutto durante l'adorazione, io siccome avevo tanti vuoti e tante ferite, non capivo Gesù veramente che cosa volesse dirmi. E piano piano, quando mi sono messa in ascolto, dopo diverse confessioni e dopo un cammino, perché io ho iniziato un cammino di fede che ancora oggi io comunque faccio, grazie alla comunità che io frequento, perché da soli non si va da nessuna parte. La Madonna mi ha fatto capire che la prima cosa importante è Gesù Eucaristia. Anche qui all'inizio diceva nei messaggi la Madonna, se c'è l'apparizione non venite da me, ma andate da Gesù. E questa cosa io dicevo, ma che significa? Perché la Madonna dice così? Perché sì, perché Gesù trasforma, è Gesù che dona la forza, è Gesù che è pace. E Lui è morto per noi, ma poi è risorto per darci una vita nuova. Questo è Gesù, questa è l'Eucaristia. L'Eucaristia è saltare di gioia, cantare, ballare, non è tristezza, non è disperazione. Questa è Eucaristia. Io senza l'Eucaristia non posso più vivere. Hai avuto un momento particolare di conversione nella tua vita. Gesù lo chiama a rinascere nello Spirito.
Ho avuto un momento particolare di conversione, sì, qui a Medjugorje, come ho detto prima. Ho capito che dovevo lasciare la mia vita passata, che non potevo fare Dio, non potevo servire Dio e Mammona. E quindi sempre grazie alla comunità e grazie ai miei amici in Cristo sono riuscita insomma a venirne fuori e quindi poi a camminare e a desiderare, grazie sempre alla Madonna, questa chiamata e rispondere e a venire sempre anche a Medjugorje e a non lasciare la preghiera, la Santa Messa, se posso anche andare tutti i giorni con i miei figli, perché comunque non è facile con 2 bambini, essendo io da sola a casa perché mio marito lavora spesso, e quando riusciamo andiamo tutta la famiglia e quindi per noi Medjugorje è stata una scuola che ci portiamo a casa e che poi se riusciamo nel nostro piccolo a essere anche luce per gli altri. E anche tu hai fatto l'esperienza che la tua vita è più serena e gioiosa quando vivi con l'intenzione sia fatta la tua volontà, come detto nella preghiera del Padre nostro. Sì, io ho vissuto questa esperienza, sia fatta la tua volontà, soprattutto quando ho dovuto fare scelte abbastanza importanti di lavoro. Io guadagnavo tanto, facevo serate, guadagnavo tanto e in quel momento sentivo forte nel mio cuore che dovevo lasciare. Un po' mi dispiaceva perché dicevo: com'è possibile che tu mi stai chiedendo questo? Com'è possibile che proprio a me? Perché a me? Perché hai scelto me? E poi quando mi sono fidata e ho detto sia fatta la tua volontà, Dio mi ha dato 300 volte di più, mi ha dato una famiglia meravigliosa, mi ha dato anche oggi un lavoro meraviglioso, perché io ho lasciato il passato, ma oggi ho tanto di più, ho un lavoro che grazie a Dio sono riuscita a terminare gli studi e quindi oggi insegno, ho ricevuto tanto, quindi sia fatta la tua volontà. All'inizio mi spaventava, ma poi è diventato, insomma, come dire. Qual è il tuo posto preferito a Medjugorje? Il mio posto preferito in Medjugorje è davanti a Gesù Eucaristia quando c'è l'adorazione. Il tabernacolo, la chiesa, la parrocchia San Giacomo, la collina del Podbro, il Križevac, questi sono i miei posti preferiti. E cosa diresti alle persone dopo aver sperimentato Medjugorje? Perché venire qui una volta? Io dico sempre quando torno, Medjugorje non si può spiegare, Medjugorje è un'esperienza. Non mi chiedere che cos'è Medjugorje, dico se vuoi vai a Medjugorje. E grazie per questa bellissima intervista. No, grazie a te Tom.